Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere gli esercizi sull'integrale del seno. L'integrale del seno è uguale a meno cosx. Vi ricordo che gli esercizi sugli integrali sono fortemente legati agli esercizi sulle derivate, quindi se ancora non siete proprio sicuri delle derivate di funzione, vi consiglio di guardare la mia playlist che ho appositamente creato per voi chiamata derivate di funzione. Vedrete che, avendo ripassato le derivate, gli esercizi saranno molto più semplici. Vediamo un esempio pratico. Supponiamo di avere questo integrale. Come potete vedere dalla formula, dovrò ricopiare il numero, cambiarlo di segno e scrivere cosx. Mi raccomando, alla fine del risultato scrivete sempre più c. Prova del 9. Ora andiamo a derivare il risultato e verifichiamo che otteniamo la funzione che è dentro l'integrale. La derivata del coseno è meno sen x, quindi con il meno davanti fa più sen x e radice di 7 ricopiato. E la derivata di un numero fa sempre 0. Quindi questo esercizio è corretto perché la derivata di questa funzione torna a lei. Come potete vedere, applicare questo tipo di formula è molto semplice. A questo punto andiamo a vedere un esercizio più difficile, quindi la formula dell'integrale ma con la funzione composta. Questa formula è molto simile a quella sopra perché prima avevo seno di x, ora ho seno di qualcosa, dove qualcosa è una funzione qualsiasi. Davanti ho la derivata prima di questa funzione e la regola prima era che l'integrale era meno cos di x, mentre ora l'integrale è meno cos della funzione. Quindi tutte le volte che ho un integrale dove c'è il seno di qualcosa e non sen x, mi devo chiedere se ho la derivata prima. Vediamo subito un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. Il primo termine, noto che ho seno di un qualcosa, cioè di una funzione, non sen x. Quindi devo chiedermi se ho la derivata prima di quella funzione. La derivata di x alla settima è 7 lo porto davanti e abbasso di grado, quindi 7x alla sesta. La derivata di x alla quinta, 5 lo porto davanti e abbasso di grado, quindi 5x alla quarta. E la derivata di meno 3x e meno 3, quindi sì, effettivamente questa è la derivata prima, quindi posso applicare la formula. Quindi ho scritto meno coseno della funzione che era qui tra parentesi. A questo punto andiamo a fare il secondo termine. Anche qui mi rendo conto che ho seno di qualcosa, quindi non sen x come prima, ma seno di qualcosa. Quindi devo chiedermi se davanti ho la derivata prima della funzione che ho tra parentesi. La derivata di e alla x e e alla x. La derivata di 2x e 2, quindi sì, e allora anche qui applico la formula, quindi meno coseno della funzione tra parentesi. Ultimo termine, anche qui ho seno di qualcosa, dove in questo caso il nostro qualcosa, cioè la nostra funzione, è il logaritmo naturale di x. Quindi ho la derivata prima davanti del logaritmo? Sì, perché la derivata del logaritmo è 1 fratto x. Quindi qui ho 3 fratto x, quindi il 3 in questo caso lo ricopio. In questo caso avrò meno cos, ma con il meno 3 davanti, meno per meno fa più, 3 coseno della funzione. Ora tocca a te, questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.